Ma a volte mi chiedono come scelgo la destinazione di un viaggio. In realtà non sono mai io a scegliere, è sempre il viaggio che sceglie per me. C'è come un sistema interiore di bilance a cui corrispondono paesi amati. A un certo punto uno di questi paesi chiama più degli altri, il piatto della bilancia fa massa critica e io parto. Solitamente sono incontri, come è stato il caso del viaggio in Mali, è stato l'incontro con la musica prima e poi la persona di Alifar Touré, o come in questo caso per l'Egitto la lettura di una pagina di Jorge Luis Borges, il racconto intitolato L'Alef. Alla fine di questo racconto magnifico lo scrittore argentino ci dice che in una colonna della moschea di Amra al Cairo è racchiuso tutto l'universo e che appoggiando l'orecchio alla colonna di questa moschea molto antica è possibile udire il brusio delle voci di tutti gli esseri. Ecco, questo è stato per esempio un elemento che ha pesato per farmi decidere l'Egitto. Un altro elemento importante è stato l'incontro con Enrico Ducrot, che ha sponsorizzato il viaggio e che è un tour operator, Viaggi dell'Elefante di Roma. Allora, nel suo salotto ho visto la carta geografica dei savant napoleonici che nel 1700 avevano fatto il viaggio, alla fine del 700 avevano fatto il viaggio per conto di Napoleone. Bene, quella carta geografica è stata un grande motore, un grande lievito del mio progetto. E poi con Enrico abbiamo discusso il viaggio. Io immaginavo di risalire il Nilo dal Cairo fino ad Abu Simbel e lui mi ha invece suggerito di discendere il corso del Nilo, di seguire la corrente e quindi non avrei dovuto viaggiare in una barca motore, in uno di quei barconi che fanno la spola tra Luxor e Aswan, ma piuttosto su una barca a vela e avere quindi anche il ritmo lento, il ritmo della discesa lungo il Nilo dalla mia perché viaggiare col carnet, viaggiare col taccuino e costruire i miei carnet in questi itinerari vuol dire dover sottostare necessariamente al ritmo delle sedute di pittura, insomma, mettersi davanti a un paesaggio, dentro una moschea o in un monastero con il taccuino e con l'atelier portatile. L'atelier portatile, eccolo qua, sta tutto qua dentro, una scatola di acquerelli e qualche pennello in una scatola di legno. Ecco, qui ci sono tutti i tramonti e tutte le albe dell'universo. Questo è questo è l'Alef di cui parla Borges, cioè il carnet di viaggio che raccoglie l'immagine, che raccoglie il pensiero. In effetti sono quaderni molto scritti, alcune pagine sono fittamente annotate, altre invece sono puro disegno e poi ci sono gli apporti oggettuali, quei piccoli signacoli che io incontro nel mio cammino, la fotografia di un misterioso personaggio acquistata sulle bancarelle di Khan al-Khalili al Cairo, o le ricevute degli abitanti di Alessandria degli anni 30. Ecco, è quello che io chiamo il pianto delle cose, è un'altra delle grandi voci che mi chiamano verso un paese. Il mio viaggio in India di 2 anni fa è stato un viaggio alla ricerca dell'elefante. Ne è nato un carnet intitolato appunto India per vedere l'elefante. L'elefante era il grande animale metafisico delle religioni dell'India. L'orecchio Sikh, la proboscide Islam, la zampa induismo,
ricomporre questo animale disperso nel paesaggio dell'India. L'acquerello e la carta, comunque due materiali antichi. L'acquerello è il colore che si scioglie in acqua, l'acqua la puoi trovare dappertutto. Una piccola scatola di acquerelli può appunto contenere tutti i colori dei tramonti e delle albe dell'universo e un atelier minimo, perché veramente si può viaggiare leggeri.